Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi continuiamo con la rubrica di Guilty Pleasure. Il filmaccio che oggi vi consiglio è L'uomo con i pugni di ferro del 2012. Quest'opera voleva diventare un cult istantaneo, ma Arzai è il protagonista e anche il regista. L'ambientazione del film è quella dei kung fu movie del passato, famosi soprattutto negli anni 70. Infatti l'opera è ambientata in un villaggio della Cina feudale, dove troviamo vari guerrieri, assassini e un soldato britannico, tutti alla ricerca di un leggendario tesoro. E un umile fabbro finisce in questo caos e lui diventerà l'uomo con i pugni di ferro. Libidine, eh? La sceneggiatura è scritta da Herzey, ovviamente, e Eli Roth. Si sente un po' aria di tarantinata qui, ma siamo molto lontani dai livelli di cinema di Quentin. Il film omaggia varie opere del Kung Fu del passato con idee visive dell'epoca. Devo ammettere che ha dei bei costumi, buone location, colonna sonora carina e soprattutto che cast! Il protagonista è Herzey, ok, e troviamo Russell Crowe, Lucy Liu, Rick Yune e Dave Bautista e altri volti noti nel cinema asiatico. E c'è anche la comparsata di Pam Grier, altro omaggio al cinema del passato. Russell Crowe è molto divertito. Bautista, prima di fare Drax, ha abbastanza carisma nel ruolo di uno dei cattivi. Nel film ci sono vari combattimenti, alcuni ben coreografati, e alla fine la cosa più valida del film sono gli scontri corpo a corpo. Perché la storia è divertente, sì, ma è quasi un pretesto per vedere questi scontri. Una specie di videogame anni 90. Vari livelli e poi si arriva al boss finale. Questa meccanica si vede soprattutto nel terzo atto. L'opera poi cerca di essere molto cool, infatti strizza l'occhio a volte agli appassionati di cinema, con la fotografia, movimenti di camera, eccetera eccetera, ma ogni tanto scarseggiano le emozioni. Nell'opera si ride spesso, però ci interessa poco dei personaggi e soprattutto l'attore protagonista, Herzey, è pessimo nel ruolo. Gran parte della pellicola ha la stessa espressione e la regia è abbastanza sempliciotta. Alcune idee ci sono, ma il tutto è gestito in modo molto semplice. Io con il film mi ci sono divertito e l'ho apprezzato di più a una seconda visione. La prima volta forse avevo aspettative troppo alte. Quindi è un'opera godibilissima, ve la consiglio, ma alla fine del film vi ricorderete soltanto l'ironia e qualche sequenza action. Anche per oggi è tutto ragazzi. Vi ricordo di seguire Wiko su tutti i social, Instagram, YouTube, Facebook, X e Twitch. Io sono John Mira e ci vediamo al prossimo episodio di Guilty Pleasure. Ciao!